Ciao a tutti amici dell'Aquario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Acquario, tendenze energetiche disponibili per i soldi e le finanze dei prossimi 30 giorni. Abbiamo la carta dell'appeso, amici dell'Acquario. Di solito quando c'è l'appeso è come se ci fosse un momento di stand-by, un momento di fermo, ma è positivo perché è come se vi desse la possibilità di vedere le cose da un'altra prospettiva. È il momento ideale per rendersi conto di qualche cosa che prima non si vedeva. Andiamo a vedere di cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio potete ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video e sempre nella descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, c'è il link alla mia pagina web dove trovate tutto quello che propongo e nella sezione dei contatti c'è anche il numero di telefono e sempre nella descrizione del video ci sono i video corsi gratuiti presenti sul canale. Uno è un corso base di metafisica sui chakra e l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi. Bene, andiamo a vedere quali sono le energie per il denaro. Allora, partiamo da un imperatore, il mondo, abbiamo una regina di spade, un re di pentacoli, il papa e un matto. Devo dire ragazzi che avete tanti arcani maggiori. Sono comunque carte abbastanza belle. Adesso andiamo a vederle una per una. Allora, partiamo da questo imperatore. Abbiamo un 9 di coppe, un cavaliere di spade e la carta della forza. Devo dire che il punto di partenza è ben solido con questo imperatore, c'è anche un certo grado di soddisfazione per quello che si è già costruito eventualmente, però ho anche la sensazione con queste due carte che ci sia la voglia di avere di più, di andare oltre, di crescere, di espandersi, mi viene da dire. Andiamo a vedere il mondo. Re di coppe. E fante di pentacoli. Io credo che qui, ragazzi, potrebbero esserci delle soddisfazioni questo mese. Diciamo che il mondo è la conclusione di un ciclo, di un percorso, ma automaticamente anche l'inizio di un nuovo ciclo, di un nuovo percorso. È come se si raggiungesse qualche tipo di risultato, secondo me, nei prossimi 30 giorni. E questo risultato potrebbe essere il detonante per farvi andare oltre, per farvi acquisire nuove doti, nuove conoscenze. Andiamo a vedere la regina di spade. 4 di coppe e 4 di pentacoli. Allora, di solito la regina di spade ha un'energia, come vi posso dire, metodica in un certo senso, un po' come la carta dell'imperatore. È una di quelle energie che programma tutto, che fa le liste, i pro, i contro, scrive tutto, valuta minuziosamente quali sono i passi da fare. Devo dire che a causa di questa tendenza tralascia un pochettino il lato emotivo, quindi è come se fosse un'energia un po' fredda e calcolatrice, ma vi servirà, diciamo, entrare in questa energia
vi servirà proprio per navigare il periodo. Ora, abbiamo un 4 di coppe. Il 4 di coppe è una carta che indica il non vedere qualche cosa che sta appena appena a lato perché si è troppo focalizzati su quello che si ha davanti. E poi abbiamo anche un 4 di pentacoli che è una carta di staticità, è una carta un po' di chiusura, se vogliamo. Ho come l'idea che questo vostro entusiasmo per riuscire ad arrivare alla conclusione di certi obiettivi e all'inizio di altri nuovi obiettivi vi faccia un po' perdere di vista alcuni lati della situazione. Uno di questi potrebbe essere proprio l'essere empatici con chi avete di fianco, con i clienti, potrebbero anche essere i fornitori. Adesso dipende, ragazzi, dalla realtà di ognuno di voi, cercate di adattare la lettura. Però io ho come la sensazione che ci sia una sorta di... anche l'imperatore un numero 4, È come se ci fosse una sorta di rigidità per certi versi. È come se fosse tanto impegnati in un tema da perdere di vista le cose intorno. Mm? Andiamo a vedere il Re di Pentacoli. 3 di Pentacoli e 6 di Spade. Dunque, la sensazione è che voi siate, o sarete, meglio detto, così rigidi, così quadrati, schematici, a causa di una vostra paura di non riuscire a gestire il tutto, di non riuscire ad essere all'altezza di gestire la situazione. Qui abbiamo anche un 6 di spade però, quindi io credo che questo vostro pensiero che sia semplicemente una credenza limitante che vi portate avanti da quando siete magari piccoli ragazzi o che so io. Ehm, Potrebbe anche esserci qualche tema con le collaborazioni, cioè di solito l'imperatore è un capo, quindi è qualcuno che si è dato delle regole, le ha seguite pedestremente, con costanza, con il lavoro duro ed è arrivato dove è arrivato. E di solito è lui che gestisce gli altri, no? Mentre in questo gruppo di carte io ho come la sensazione che qualcuno di voi non si senta all'altezza di intraprendere questo nuovo lavoro, questo nuovo percorso, anche se qui c'è l'input. Mm? Però avendo un 3 di pentacoli sento che molti proprio non si sentono all'altezza di rivestire questo ruolo o hanno paura di non essere capaci, di non avere gli strumenti, di non avere la lungimiranza, anche se vi ripeto, assumendo le energie della regina di spade, sarete quadrati, cioè scriverete tutto, sarete oculati nelle spese, sarete, cioè è a favore, ok? Questa regina di spade. Più che tutto sono i vostri pensieri che secondo me vi fregano un pochettino. Sarò in grado, non sono in grado, questa cosa non la so fare, potrebbe essere un limite. Insomma, è come se ci fossero vari pensieri dentro la vostra testa che vi stanno boicottando. Andiamo a vedere il Papa. Ok, abbiamo il carro e un 8 di coppe. Allora, questo Papa può rappresentare una guida esterna alla quale farete riferimento e che vi aiuterà a fare la scelta giusta per andare verso l'espansione. Quindi io capisco questo appeso perché è come se ci fosse una titubanza su qual è la strada migliore, come posso fare per, ce la farò a. E invece secondo me questo Papa potrebbe proprio aiutarvi a fare chiarezza. Ora, se per caso avete un'azienda e state pensando di espandere la vostra, il vostro giro di lavoro, magari con delle collaborazioni, perché fino adesso siete stati soli, faccio ipotesi, ma questo collaborare vi fa venire dei dubbi perché magari non siete
abituati a collaborare con le persone, perché magari avete già avuto esperienze di collaborazioni che non sono andate a buon fine. Questo Papa vi viene proprio in aiuto, in soccorso. Quindi può essere una persona che vi aiuta a prendere una decisione, la decisione migliore per voi, può essere una persona che vi aiuta a vedere nel lungo periodo, a vedere da un'altra prospettiva, considerata anche la carta dell'appeso, o per qualcuno, ragazzi, può parlare del andare a trovare i clienti, per esempio spostarsi, muoversi, considerato che abbiamo il carro e anche l'otto di coppe, che sono due carte di viaggio. Quindi è un po' come se, non lo so, volete creare un prodotto nuovo per aumentare i guadagni, può essere interessante fare fisicamente delle visite, magari a dei posti vicino a voi per vedere se questo prodotto c'è, se non c'è, se potrebbe essere richiesto, insomma, è come il studiare il territorio per vedere come impostare questo nuovo progetto, no? Diversamente, vi dico che per qualcuno si tratta di aumentare la pubblicità online. Mm? Andiamo a vedere il matto. Giudizio. Cinque di pentacoli, 4 di bastoni, asso di spade, cavaliere di coppe. Vedo nuovi inizi, ragazzi. Con la carta del matto e c'è anche un asso, tra l'altro, di spade. C'è l'inizio di un nuovo percorso. Probabilmente con questo 8 di coppe ci si sta allontanando da quello che era prima, proprio per dare il passo a qualche cosa di nuovo, che tecnicamente potrebbe anche essere molto stabile, se guardiamo questo 4 di bastoni. Allora, io ho come la sensazione che potrebbero arrivare dei soldi in più, ok? Rispetto al solito, però potrebbero anche essere soldi che investirete in qualche corso di aggiornamento, in qualche macchinario nuovo, in qualche strumento, è come se reinvestiste questi soldi per generare più denaro. Sarete super oculati con le spese, il che non va mai male, ma proprio in previsione di poter fare un investimento per poter guadagnare di più. Se avete già costruito qualche cosa, quindi se avete già degli investimenti immobiliari, bancari, assicurativi, insomma, devo dire che le cose vanno piuttosto bene, avrete dei discreti risultati ed è un po' come se nel prossimo mese riusciste a capire qual è la strada più fruibile con, diciamo così, il minimo sforzo, avere il massimo rendimento per uscire da... Allora, siccome abbiamo il 5 di pentacoli, potrebbe essere una dipendenza economica, quindi magari siete dipendenti, capi sì, però dipendenti e avete voglia di diventare autonomi. Ora, io non vedo qua carte di autonomia, ok? Cioè di qualcuno che apre la partita IVA, però adattate la lettura alla vostra realtà. Sta di fatto, ragazzi, che entro il mese qualche cosa di nuovo inizierà. Vi dico che avendo giudizio e cavaliere di coppe potrebbero anche proprio arrivare delle offerte da lontano e potrebbero essere offerte che vi danno un certo grado di stabilità. È un percorso nuovo però secondo me. Datemi una carta per il 5 di pentacoli. 4 di spade. Dovete osare ed uscire dai soliti schemi di pensiero, dai soliti schemi di comportamento, perché per farcela tra l'imperatore e la regina di spade vi siete un po' inquadrati, cioè vi siete un po' irrigiditi in certi schemi di comportamento, il che va bene darsi delle regole per riuscire ad ottenere dei risultati, ma alle volte bisogna anche saper essere flessibili. Comunque devo dire che secondo me arrivano nuovi inizi che vi portano fuori da questa rigidità, ok? È come se qui ci fosse l'appeso per darvi la possibilità di vedere che ci sono altri modi, ok? Di creare denaro, di creare reddito. Bene, andiamo a vedere qualche oracolo. Uh,
gelosie e parliamo dell'autunno. In queste carte ancora non lo vedo, però diciamo che potrebbe essere una premonizione appunto per l'autunno, nel senso che dopo tutto questo cambio, guardate che avete carte potenti, avete l'imperatore, avete il mondo, avete il papa, avete il carro, il matto, il giudizio, quindi voglio dire, è un periodo importante per scegliere come continuare a generare denaro. Ripeto, con la carta dell'appeso è come se vedeste altri modi, però questo effettivamente potrebbe scatenare gelosie tra i vostri concorrenti, tra i vostri colleghi, se siete dipendenti di qualche azienda. Andiamo a vedere un altro oracolo. Rigenerazione, carta numero 46, io la sento molto collegata con la carta della morte, perché se ci fate caso è un terreno dove c'è ancora la lava calda e sta già rinascendo una piantina, un alberello. Ed è un po' come, io la sento anche collegata alla carta della torre questa, perché è come se vi dicessero che nonostante, diciamo, tutto quello che c'è o c'era è stato bruciato o è stato coperto da qualche cos'altro, c'è sempre la speranza di rinascere nuovi, freschi. Vi ricordo che il mondo ha anche una carta di chiusura cicli, quindi non lo so, se per esempio siete persone che lavorano con contratti a progetto o con contratti temporali, può essere che durante questo mese si avvicini la fine, la chiusura di un vecchio contratto e dobbiate preoccuparvi di che cosa fare dopo. Però secondo me con un po' di pubblicità in più, con potreste, guardate, mi fanno vedere un pranzo o una cena di lavoro, quindi potrebbe essere interessante per voi, non dico aumentare, però coltivare eventuali personaggi che potrebbero esservi utili in un futuro nel lavoro, quindi coltivate certe relazioni in questo mese. E comunque questa rigenerazione mi fa anche pensare al fatto che se siete per esempio in un'azienda, in un lavoro o in un prodotto, se siete autonomi, che sì, ha dato da mangiare fino ad adesso, ma adesso comincia, diciamo così, a scendere il grafico delle vendite, è come se fosse ora di rigenerare o il prodotto o l'azienda, soprattutto se siete aziende monoprodotto, è il caso di dividere, di diversificare, ok, la vostra catena di montaggio, la vostra proposta ai clienti, ok? Va bene ragazzi, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi abbia dato spunti di riflessione, fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi o condividere il video. Se volete iniziare un percorso di crescita con me, vi basta scrivermi una mail, io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il lavoro con le credenze limitanti. La stessa cosa però io la tratto anche nella sezione degli abbonati, quindi se per qualsiasi motivo non potete fare le lezioni diciamo a livello personale, potete sempre accedere alla fascia degli abbonati, alla sezione degli abbonati, e lì tratto le credenze limitanti divise per settore. Quindi abbiamo il lavoro, piuttosto che l'amore, piuttosto che l'economia, il denaro, insomma c'è un buon, come vi posso dire, un buon terreno di lavoro anche lì. In più, in quella sezione tratto anche temi di metafisica legati ai chakra, come pulire il campo energetico, come elevare le vibrazioni, e metafisica, che vi spiega come le malattie o i disturbi fisici siano collegati in realtà un po' tutti alla mente e ai pensieri che facciamo. Comunque, i titoli dei video sono pubblici, si vedono, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla, così vi rendete conto dei temi che vado via via trattando. Detto questo, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!